Buongiorno ragazzi, bentornati qui a Marrakesh. Sono già pronto in pole position per iniziare la giornata, che sarà anche questa semi-lavorativa. Devo finire il cambio dell'olio, fondamentale, perché credo di essere anche già un po' in ritardo sulla mia tabellina. Mi metto subito a lavoro, ho già predisposto gli assi, ma nel frattempo qui potete vedere che abbiamo tolto queste coperture, perché non mi convincono. Il materiale era anche bello apparentemente, però ha una leggera gommatura che fa sì che la sabbia finissima del deserto ci si appiccichi sopra e non viene via, dovresti lavarlo ogni volta. Non va bene, nel senso, non è che laviamo il veicolo tutti i giorni, no. Quindi va assolutamente cambiato e va usato un materiale dove naturalmente, se non completamente, ma perlomeno in buona quantità, questa sabbia se ne vada da sola. Il tappezziere ci sta già lavorando, vi ho fatto vedere che insomma c'era qualcosa da modificare. Avevo messo temporaneamente tutti gli oli qua dentro, vado a tirarli fuori e poi verifico anche sopra che cosa ho a disposizione, perché un po' di quest'olio ce l'avevo già. Mentre ho galli e galline che mi osservano, faccio una cosa che un po' ci dispiace, devo dire. Ci hanno accompagnato per tanto tempo, arrivano dal Messico le Bonafont, erano anche belle questi recipienti, però non le usiamo più perché tanto qui non si trova da riempire questi boccioni, perlomeno in questa parte del mondo, e quindi sono assolutamente inutili per ora. Mi serve per riempire l'olio del differenziale, quindi ne taglio una e la userò per fare questo lavoro. E devo dire che questo è anche un bel imbuto. Come sempre, la prima cosa che faccio è svitare il tappo di carico per essere certo di riuscire a svitarlo e quindi eventualmente di poter ricaricare l'olio qualora l'avessi tolto, e anche perché così controllo il livello. Questo tappo, se vi ricordate, l'ho svitato diverse volte negli Stati Uniti quando ho avuto quella perdita al mozzo, che probabilmente, come mi hanno confermato, era dovuta a una sovrappressione, perché magari per qualche motivo si era tappato leggermente lo sfiato. Praticamente in questo caso l'olio deve arrivare a filo qui. Sono venuto un attimo qua sopra a vedere un po' che oli ho da parte, però sono un po' più che altro dei resti. Questo è un 75-80, serve per il cambio, e in realtà ho solo questo 81-90 della Lucas, comprato in Canada. L'altro giorno lì nel quartiere dei meccanici ho trovato questo olio, Liquimoli, è un 75-90, io di solito qua mettevo l'80-90, quindi questo è un po' meglio. Tra l'altro questo è anche semisintetico, ma d'altronde ho trovato solo questa qualità di oli, non costa pochissimo, però devo dire che è anche comodo per infilarlo, ma anche poi per rimetterci dentro l'olio vecchio. Molto bene, il primo differenziale l'ho completato. Inizio col differenziale posteriore. Nel frattempo mi preparo a cambiare l'olio dei mozzi, questi hub. Metto un po' di copertura qua, mi costruisco degli imbuti che servono per far defluire l'olio da questo tappo. Ormai più o meno ho acquisito una buona tecnica, in genere non sporco più di tanto il cerchio. Ok, adesso l'accrocchio, il mio cuneo, il bidone e il mega imbuto. Svito il tappo, che naturalmente ho già allentato, non è che lo sto facendo adesso così a mano. Tolgo il tappo, bam, e adesso tolgo quello sotto. Ho pulito bene la bussola dalle incrostazioni, in modo tale che la chiave entri dentro bene. Adesso allento, e questo ci mette un po'. Da qui dovrebbero uscire circa 3 litri d'olio. Bene, mentre inizio a riempire dall'altra parte, qua ho iniziato a svuotare. Lasciamo
passare del tempo. Adesso ci metterò del tempo anche a riempire, perché è lento anche a riempire, e quindi iniziamo il circolo tra tutto. Oh, che versi strani. Ho usato tutto. Bene ragazzi, però dopo pranzo abbiamo fatto un pranzo abbastanza rapido, molto buono, questi tacos remediados. Devo andare a prendere dell'olio, perché per terminare il lavoro con tutto l'olio uguale, non mischiarlo, mi serve qualche altra boccia, quindi lo vado a prendere. Eccomi qua ragazzi nella via dei lavori artigianali, nella via dei meccanici, nella via dei venditori di ricambi, nella via dei venditori di tagine sulla strada. E poi i fumi ragazzi delle griglie e delle braci si confondono con i motori fumanti. Guardate, fantastico. Questo è il ricambista ragazzi, devo dire che è abbastanza rifornito, c'ha tra l'altro degli oli anche originali Mercedes-Benz. Molto bene, ho l'olio che mi serve, torno indietro a finire il lavoro muy rapido. Bene, sono tornato, nel frattempo questo sta ancora decantando e ci mette veramente tanto, lasciandolo diversi minuti scende veramente tantissimo, quest'olio è denso e ci vuole tempo. Qua l'imbuto deve essere modificato, devo fargli un intaglio in modo tale da incastrarlo lì sotto e in modo tale da trasportare l'olio qua dentro, così non dovrebbe scendere niente. Vado a togliere tappo, riempio per bene anche questo. Qui mi sembra che ce ne vada 1,5 litri. Ma voi girate sempre qua, ultimo swating qui. Bene, non ho proprio finito con il tagliando, ma si è fatta quasi una certa e tra l'altro sto aspettando anche il tappezziere che lo vedo un po' in ritardo, speriamo che arrivi. Ma più che altro vado a completare il tavolo, devo avvitare quei pezzi che ci siamo fatti fare ieri. Allora, abbiamo fatto fare questi ferri perché avendo modificato il tavolo, il nostro blocco non funzionava più tanto bene e quindi il tavolo si spostava quando lo usavamo come letto, cioè tendeva un po' a spostarsi. Quindi adesso mettiamo quelle 2 piastre qua sotto in modo tale che si incastrino qua quando abbassiamo. Però dato che tutto il tavolo si abbassa leggermente di più, devo anche modificare questa leva, che viceversa nella misura minima non si chiude. Già l'avevo pistolata un pochino nella versione precedente, ora la devo pistolare un po' di più. Direi che ci siamo, va bene. Praticamente metto questa barra qui in modo tale che incastri. Prima il tavolo veniva più in basso e questo era più in basso, quindi si incastrava il tavolo direttamente. Adesso il tavolo è più sottile e quindi deve funzionare in modo diverso. Questo l'abbiamo scoperto durante i test fatti con Chiara. D'altronde si testa, si vede, si modifica, tutto fatto su misura. Prova, fai il test, muovi. Adesso funziona. Va bene. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui a Marrakech. Abbiamo fatto un po' di lavori, oggi devo concludere, ma questa in realtà potrebbe essere l'ultima giornata che passiamo qua. E devo dire che anche il clima è cambiato parecchio. Alla fine con tutti i giri che abbiamo fatto, che ci hanno riportato qui a Marrakech, abbiamo visto cambiare proprio la stagione. Adesso fa un po' più freddo durante tutta la giornata, però va bene così. È il momento di iniziare a pensare di scendere un po' più a sud, o meglio, di scendere nuovamente e tornare un po' più a sud. Quindi
terminiamo qualche cosa questa mattina dopo esserci fatti un buon caffè e ci rimettiamo in viaggio. Qui turisti, viaggiatori più o meno ce n'è sempre, a volte di più, a volte meno, e tanti che sono passati di qua li rincontreremo. Ci sta andando anche via un camionozzo là in fondo, credo che sia quello che trasporta i cavalli. Ci sono delle persone che sono qua probabilmente che fanno attività con i cavalli, sono qui da tantissimo tempo. Là in fondo c'è anche un camion Iveco, ma è sempre fermo. Credo che l'abbiamo visto da qua dalla prima volta che siamo arrivati. E questo invece è un piccolo van di un francese con cui ho chiacchierato un po' ieri. Mi ha chiesto un po' di cose sul Sud America, ha detto che ci vuole andare per 2 o 3 mesi. Bel mezzo, divertente. Le galline sono già qua attorno, che aspettano anche loro, recuperano tutto ciò che c'è in giro. Devo dire che con questa macchinetta del caffè ci stiamo trovando abbastanza bene. Faccio un po' un mix, un po' di caffè normale, un po' di caffè turco. Oggi proviamo questo. È un caffè tra l'altro che abbiamo trovato qua e costa veramente poco, ma devo dire che non è male. Il lavoro di manutenzione che devo fare è sostanzialmente cambiare i filtri del diesel. Adesso credo di poter aprire senza troppi problemi la cabina senza spostare il camion, però devo stare attento a questo filo. Recupero qua dal mio deposito filtri i filtri che mi servono. Questo è solo una parte dei filtri che abbiamo, dovrebbero bastarci fino al Sudafrica, credo. Filtro del diesel e anche il filtro del separatore. Metto il mio cavo di sicurezza che sto più tranquillo. Ora il lavoro è abbastanza semplice, mi metto subito a cambiare i filtri. La prima cosa che faccio è dare una pulita all'area in cui devo lavorare. Uso anche il mio lubrifica contatti. Svito la vite di spurgo, svito piano piano, cerco di tenere un po' il diesel dentro, farne cadere il meno possibile. Comunque sotto c'è il secchio, rimuovo anche l'altro. Adesso ho tolto i filtri, non ho del diesel pulito da metterci dentro, potrebbe essere una buona cosa, e quindi dovrò spurgare un po' di più con la pompetta a mano. Lubrifico un po' qua sopra con del diesel vecchio, la guarnizione, e avvito a mano. Ho messo un po' del diesel che è uscito dal filtro dentro questa bacinella, uso solo per lubrificare la guarnizione. I filtri sono 2 perché sono messi in serie, praticamente è una doppia sicurezza. Avvito il filtro. Sono certo che qua in Marocco questi filtri li avrei trovati, però preferisco averli con me, anche perché poi più a sud, non lo so, già dal Senegal in poi credo che sarebbe stato un po' più complicato. Non ho finito con il diesel, adesso prima di pompare nuovamente il diesel dentro i filtri facendo lo spurgo dell'aria, cambio anche il prefiltro qui nel separatore SEPA. Userò, pensate, credo l'ultimo Fleetguard che avevo trovato in Bolivia. Poi avevo trovato anche altri filtri di altre marche man mano, ma questo mi era rimasto, l'ultimo Fleetguard boliviano. Anche qua il lavoro è abbastanza semplice, ma serve parecchia pazienza. Devo svitare queste viti, togliere il tappo, togliere il filtro a cestello e mettere quello nuovo. Poi abbiamo questo distanziale e il cestello, anche questo mi sa che era un Fleetguard. Come vedete, insomma, non è pulito. Questo filtro è a bagno, quindi devo fare altro che immergerlo dentro lo scatolozzo. Così è quadrato. Sbam, rimetto il distanziale. Sbam. Ok, ho richiuso tutto. E ho anche spurgato un po' la vaschetta in modo tale da far cadere i vari residui ed eventualmente l'acqua che c'era dentro, perché nella vaschetta di plastica questo filtro ciclonico fa praticamente per gravità rimanere tutta l'acqua, e quindi è quello per quello ogni tanto va svuotato. E quello che devo fare è nient'altro che pompare il diesel, operazione molto importante, viceversa il camion non partirebbe mai. Devo aspettare che il diesel esca da lì, ma soprattutto che le bolle d'aria che vedrò uscire spariscano.
Bene, sta uscendo solo diesel, quindi posso chiudere. Con i filtri ho finito, però quando faccio questi lavori do sempre un'occhiata in giro. Mi sono reso conto che c'è questo attuatore che serve sostanzialmente per spegnere il camion, che balla un po'. C'è questo dado che è un po' lento. Adesso lo stringo. È una piccola vibrazione che insomma non va bene. Ok, gli ho dato una stretta e queste vibrazioni credo che avessero anche un po' allentato proprio il raccordo dell'aria. Quindi chissà, magari qua c'era anche una piccola perdita. Non credo che sia ancora quella che devo trovare, però deve essere già qualcosa. Adesso qua con il motore ho finito, ma prima di chiudere e provare la linea del diesel per vedere se funziona tutto, voglio riparare un po' questo soffietto, di cui devo dire sono veramente stracontento. Tuttavia dopo quasi 7 anni di marcia questa parte qua in alto si è un po' scollata e quindi c'è un po' di luce e ogni tanto entra dentro un po' d'acqua. Quindi adesso non faccio altro che pulire un po' la superficie, ci metto un po' di colla e lo rincollo. Qui abbiamo diverse colle, questa serve per riparare la plastica flessibile tipo i canotti, insomma l'avevamo presa proprio per questo tipo di lavori. Poi c'è un po' di molle per i panni, incollo e via. Lo posiziono bene in modo tale che stia lì in posizione senza sforzare su quegli angoli. Bene, anche questo è fatto. Adesso metto via i miei cavi di sostegno e accendo il camion, lo faccio girare un pochino. La notte va freddo, si è acceso il riscaldatore. Stiamo cuocendo la pizza e come vedete, dopo che il forno si è scaldato, che utilizza un sistema strano per fare il preheating, probabilmente per fare rapidamente, che ne sa che cosa attiva sto forno, consumiamo in questo momento in cottura 1200 watt, però i pannelli stanno generando quasi costantemente 900, quindi tra tutto ciò che succede poi a bordo, abbiamo anche lo Starlink acceso, tutto quanto, stiamo prelevando 600 watt dalle batterie in modo costante. Segnalino vuol dire che ha finish. Come sarà venuta? Sembra pure troppo, però va bene. Ma mozzarella? Ma che chef? Ma la mozzarella non l'hai messa? Chef. Vabbè, questo era il test. Allora, questo era il test. Questa la mangiamo così bianca, mettila da parte. E adesso che il forno chiudi per non far perdere il preheating, così vediamo. No, troppo. È anche troppo cotta. Vabbè, d'altronde. Vabbè, io metterei un po' più di pomodoro. E la mozzarella ce va. La mozzarella. Dai, via. Questo era il test. Come abbiamo fatto nel pizza. Hanno fatto la pizza pre. Ragazzi, qua vedete. Test. Mangiato a metà. Sperimentazione. Qua ci siamo, può dire qualcosa questa pizza. La proviamo? Io direi di sì. Prima di mettere subito un'altra, che facciamo? Ce la mangiamo. Dai. Vai, assaggiala. Questa. Già non scrocca più come quella di prima. Questo hai fatto 9 minuti? Sì. Ottimo. Com'è il gusto? Ci sta. Beh, d'altronde partiamo da quella base di ingredienti e godiamoci questa pizza, via. Dai, io me la mangio. Buongiorno equipaggio. Ieri pomeriggio ci siamo rilassati un po', ho terminato l'editing di alcuni video, ma oggi siamo pronti alla partenza. E inizio la giornata qua su sul tetto. Ammiro un po' questi ulivi, queste palme, è bellissimo questo posto. Spuntano tetti di camper un po' ovunque. Andrò a salutare gli amici che abbiamo sparsi qua nel camping e dopodiché ci spostiamo. Andiamo in direzione di Agadir, dove siamo già stati, ma dopodiché via, inizieremo ad andare verso sud. Possiamo dire che questa sia un altro nuovo inizio, sì, della fase del nostro viaggio.
Le temperature comunque sono sempre più basse. C'era anche un po' di umido questa mattina sul tetto, però questo andrà via abbastanza in fretta. Ci dispiace molto lasciare Marrakesh, ma prima questa mattina dobbiamo fare un po' di cose, un po' di spesa, ritirare dei soldi, fare combustibile. Insomma, usiamo tutto ciò che conosciamo qua prima di lasciarla, credo per tanto tempo. Poi non si sa mai cosa succederà, però questo è il piano per ora. Mi sposto alla zona carico acqua. Devo dire che vedo le persone molto più imbacuccate, molto più coperte, fa più freddo. Ci sono qua dei ragazzi francesi che hanno un camper che sembrano arrivino direttamente dalla guerra. Cioè, hanno grate, griglie ovunque, lucchetti in ogni singola parte del camper. Bene, carichiamo un po' d'acqua, qui è comodo. Con tutta probabilità andremo dai nostri amici ad Agadir, quindi anche lì avremo potuto fare un po' di cose, però non vogliamo disturbare troppo, quindi ci spostiamo subito. Mentre aspetto che si carichi un po' d'acqua, gonfio un pochino le ruote posteriori, uso il compressore, almeno tengo il camion spento e provo anche il compressore. Ciao le relè di Marrakesh. Salutiamo le camping. Ma mi sa che stavolta non torniamo, almeno per un po'. Mai dire mai. No. Andiamo a fare un po' di altre commissioni qua a Marrakesh. E poi via al sud. Siamo arrivati qua a fare un po' di spesa. Guardate cosa abbiamo trovato l'altro giorno. Mozzarelle a 15 dirham che non sono niente male. 15 dirham è poco più di €1 e le abbiamo già assaggiate e non sono niente male, quindi ne prendiamo almeno 3. Ci sarebbe anche la burrata Zanetti, non l'abbiamo assaggiata, quella costa però 76, quella sarà un po' pagare. Yogurt, qui abbiamo scoperto questi al Bifidus che sono veramente buoni, ci prendiamo. Io voglio dare anche una chance a questo Le Carré che costa 27 dirham. Ce lo proviamo. Qui abbiamo la grandissima collezione di salsiccioni, non so bene come si chiamano, mortadelle, hanno diversi nomi, ma ce ne sono di tantissimi tipi, bisognerebbe provarle tutte. Questo supermercato è enorme, si trova veramente tutto. Al reparto olive e spezie ci fermiamo sempre, però oggi non ci sono le olive nere che mi piacciono tanto, ne proverò altre. E ragazzi, qua sapete che mi piacciono tanto, hanno anche delle confezioni di vellutata preconfezionate, diversi tipi, veramente tanti. Adesso li faccio vedere a Lucia. Queste mandorle caramellate che ci piacciono tanto, ne facciamo un po' di scorta, non so se le troveremo più al sud, chi lo sa. La pizza l'abbiamo provata, non è tanto male, ce ne sono tanti tipi diversi. Noi avevamo preso questa. Ma Bimbo è quello che c'era anche in Sud America. Eh sì, abbiamo ancora le scatole della Bimbo. Pensate. Ragazzi, hanno le confezioni enormi di umami. Questo ci viene bene il ceviche. Chissà cosa lo usano qua. L'umami, il quinto sapore. Ma noi ce l'abbiamo ancora dal Perù. Sarà ancora buono. Non l'abbiamo mai usato. Oh, il riso Scotti arborio costa 10 € un chilo. È carissimo. Non possiamo rinunciare ai dolci. Li proviamo tutti. 2 di tutti. Da sempre provare. Sistemiamo un po' la spesa e poi ci rimettiamo in marcia. Però prima di lasciare Marrakesh dobbiamo anche andare a prendere un po' di soldi. Dobbiamo andare verso il centro con il camion. Sosta al volo per andare alla banca a ritirare. Questa è diventata la nostra banca di fiducia qui a Marrakesh, quindi preleviamo qua. Dobbiamo dire che questa mattina uscire dalla città si sta rivelando un'impresa abbastanza ardua. È vero che siamo dovuti venire un po' in centro, ma ahimè è veramente tutto imballato, come raramente l'abbiamo visto. Ho macchine che passano ovunque. Ragazzi, guardate il trasporto bestiame, mucca e pecore al secondo piano. Siamo riusciti a guadagnare l'uscita della città e ci siamo fermati a fare diesel. Questa pompa costa un po' meno, cioè veramente poca differenza, ma riempiamo il serbatoio un po'. Poi dobbiamo fare un po' di conti per arrivare al sud, nel Sahara occidentale o Sahara marocchino, e sapere che lì costa meno è una buona cosa. Ragazzi, è questo. Io uno carico così non l'avevo mai visto.
Come fa a vedere? Non vede niente. Ma ragazzi, siamo fermati subito, quasi immediatamente dopo la ripartenza al distributore, perché dobbiamo mangiare. Qua abbiamo visto un po' di camionisti fermi, vediamo se funziona anche qua la regola, che dove si fermano i camionisti si mangia bene. Proviamo. Anche se forse la regola è che dove si fermano i camionisti si parcheggia bene. Ragazzi, qua si è fatto tardi, ho detto che i tagine e legumi sono finiti, abbiamo preso il tagine de bœuf. Però sembrava molto fatto bene, diciamo, con tutte le uvette, la cipolla, un sacco di roba. E c'è un buon, sento anche un buon profumo. E naturalmente, dove c'è un buon ristorante, ad esempio vicino alla macelleria. Qua c'è la macelleria. Se no, non ci fermiamo neanche, se non c'è la macelleria. Vero? Non se ne parla neanche. Poi ci aspettano 200 km per arrivare ad Agadir. Comunque anche qua la carne è coperta, non ci sono mosche. Certificato. Eccolo qua il tagine. Sembra bello cargato, È uno da 2/3 e noi ce lo spariamo, assolutamente. Vedo qua uvette, pezzi di carne, un sacco di cipolla, peperoncino. Questi sono piatti da scarpetta, sono scarpettabili. Buono. C'è un sacco di cipolla e di uvetta anche. Ah. Che ci porta sulle spiagge di Agadir, diretti. Siamo relativamente quasi arrivati. Un bel trasferimento oggi. Prima tappa verso sud, pura strada, dopo le commissioni a Marrakech. Siamo in città. Agadir è una città industriale, l'abbiamo già visto, e qua c'è l'officina MAN. Devo provare a chiedere se hanno l'olio che mi serve. Dubito, però ci voglio provare a chiedere. Non riusciamo a capire se questa è un'officina dove siamo passati anche 7 anni fa, dove avevo trovato un meccanico tedesco che era bravissimo. Ma mi sa che era proprio questa, sai? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Se è possibile. Provo a chiedere. Bam! Entriamo direttamente dentro. Sì. Bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Excusez-moi, j'ai besoin de huile. Pour les transmissions 75 90. Allora ragazzi, il concessionario è questo, non posso riprendere dentro, mi hanno detto che non si può. L'olio non ce l'hanno, quello che voglio, ne hanno uno che forse poteva andare bene ma non mi convince. Però ho trovato un ricambio interessante a un prezzo onesto, ovvero la boccia del nostro filtro SEPA, quella di plastica, che in diversi mi hanno detto che si può rompere prima o poi. Diversi camionisti mi hanno detto che sono rimasti a piedi, quindi me la prendo e me la porto di ricambio, può essere utile. Ho trovato un ricambio originale, c'erano un sacco di robe qua dentro. Questo cosino di plastica, perché in Italia l'avevo guardato quanto costava la MAN, ma mi sembrava un prezzo veramente ridicolo, e qua invece c'era un prezzo umano, quindi l'ho acquistato. Non so perché ci sia differenza di prezzo, non chiedetemelo. Però è sempre originale MAN. Lo portiamo via, così se si dovesse rompere l'altro, i camionisti mi hanno detto che rimane a piedi, ed effettivamente è così, perché il diesel casca tutto, anzi corri pure il rischio di perdertelo tutto, quindi devi cambiarlo al volo. Magari la prossima volta cambio direttamente, metto questo nuovo e quello vecchio lo tengo di scorta. Potrei anche fare così. Ma ragazzi, alla fine abbiamo deciso di rimanere qua perché ho parlato con il proprietario del concessionario e mi ha detto che eventualmente domani mattina mi accompagna da qualche parte a prendere l'olio e quindi ci fermiamo qua a dormire. Ha detto che c'è la security, quindi è tranquillo. Siamo on the road, però a me sembra un bel posto questo dove stare la notte. Guardate che bei colori, ormai sta tramontando. Come si è detto, noi di notte non ci si muove, quindi parcheggiamo qua. Forse adesso arrivano anche i nostri amici.